7 mesi fa ho iniziato a sistemare il mega garage che possiedo sotto al mio capannone e dopo 5 episodi, signore e signori, siamo giunti finalmente all'ultima puntata. Come vedete il posto sta diventando sempre più bello e nel video di oggi, oltre a finire le ultime cose, inseriamo anche tutti gli abbellimenti finali. Preparatevi perché sarà spettacolare. Iniziamo. Nell'ultimo video eravamo arrivati che dovevo fare il ritaglio dentro il pannello forato così da far passare dentro il rubinetto. L'idraulico però non è ancora arrivato, quindi per il momento lasciamo lì questa cosa e continuiamo con la prossima parete. Di qua avevamo già preparato il carrellino con le ruote, continuiamo con gli altri pali. Olè! Attenzione signori, un'altra cassettiera uguale a questa ma fissa e senza ruote. Vediamo cos'è quello là. Olè, attenzione! E qui abbiamo un armadietto semplicissimo. Apri, c'è il suo ripiano da mettere in mezzo, chiusura calamitata e chiave per sigillare tutto. E montati gli ultimi armadietti dalla parete destra li ho appoggiati per terra per avvitargli sotto i piedini, dopodiché li ho disposti attaccati alla parete, compreso di un bel banco in legno sopra. Che bello! Sono proprio contento signori. Con un ripiano di legno che copre tutte e tre le sezioni possiamo estrarre e riporre il carrellino sotto senza togliergli l'appoggio in mezzo, perché il legno come vedete è appoggiato soltanto ai due armadietti all'estremità e neanche a farlo apposta in quel preciso momento è arrivato l'idraulico. Allora andiamo. Ed eccoci qua nel mega garage di Molteni. Questo qua è quello che ho costruito finora. Questo qua è il lavandino, qua c'è dentro tutto. Cosa succede? Questo io te lo collego lì sotto. Ok. E hai 3 selettori: olio, benzina, acqua. Decidiamo insieme quale vuoi. Questo qui è lo scarico. Questo qua è lo scarico. È piccolo ma collettore di scarico. Ok. Esatto. E niente raga, abbiamo quindi deciso cosa fare con i vari tubi. Dopodiché Danielino mi ha staccato il rubinetto. Al suo posto ha messo una prolunga, così da vedere esattamente dove fare il foro sul pannello verticale degli attrezzi, che adesso farò. Mentre lui va avanti io vado pure. Ho quindi montato staffe, pannello e mobiletto sopra, poi spinto il tutto contro la parete così da segnare con la matita dove bucare. Questo quadratino qua va via. Farà il nostro multiutensile della Milwaukee a tagliare la lamierina? Speriamo. Sicuramente sì. Tempo il nostro Danielino, guardate che bel lavoro che ci ha fatto. ma che impianto che gli ho fatto. Cazzarola. Dopo raga vi spiego perché ci sono 3 cose. Capiamo. Ci vedi? Vedi andare a fare. Bucherello fatto, poi qua probabilmente metterò una gommina per mascherare tutto lo schifo che c'è qui, anche per non farsi male. Spingiamo dentro, vediamo se è tutto giusto. Perfetto. Guarda qua che carino. Spunta fuori proprio un bastardello dal muro. Guarda qua. Questo qua però bisogna sistemare perché sennò ci allaghiamo. Cioè, ma non ho capito, qua fai lavorare il papà, fai lavorare. Porco zio. No, ma io adesso faccio più che altro. Ah, te sei diventato influencer adesso. Esatto. Figa, sennò che devo fare una centrale di quelle. No, qua. Porco diaz. Quindi 1, 2, 3. Possiamo provare ad aprire l'acqua allora? Sì. Apriamo. Se esplode qualcosa. Vediamo. Io scappo. Attenzione signori, attenzione, funziona, pazzesco, grandi. Ebbene sì signori, dopo circa 3 ore Danielino e suo padre sono andati via, mi hanno concluso il lavoro. Adesso vi faccio vedere piano piano cosa mi hanno combinato. Partiamo dicendo che prima volevamo fare un tubo che piano piano andava verso sinistra e usciva come rubinetto. Invece poi abbiamo cambiato idea e siamo andati giù verticali, così è molto più pulito e tutte le derivazioni dei tubi sono sotto e abbiamo nascosto un po' di problemi. In ogni caso ho lasciato un rubinetto qua a vista con aggancio rapido, almeno possiamo fare qualsiasi lavoro con la canna. Subito dopo una piccola valvolina che si apre e si chiude per bloccare tutta l'acqua da qua in giù. Impianto che si divide sotto là in 2 sezioni, dove una porta alla canna dell'acqua che c'è all'interno di questo mobile. Con attenzione anche lei un rubinettino da aprire e chiudere in caso di necessità. Prolungamento verso il sotto del mobile che arriva da sotto qui con un altro rubinettino ancora. Cioè in questo garage qua ci sono più rubinetti che in un condominio, che porta l'acqua fino sopra e esce dal miscelatore. Perfetto.
Qua in centro c'è lo scarico con il filtro per raccogliere le cose brutte che bisogna buttare via. Sotto abbiamo 3 uscite diverse. Questo perché? Perché per legge quando tu usi l'olio, la benzina o qualsiasi altro materiale, fluido eccetera, bisogna smaltire in posti diversi. Quindi quando voglio scaricare l'acqua apro questo, quando voglio fare l'olio apro questo, quando voglio fare la benzina apro quest'altro. 3 recipienti completamente diversi che quando sono pieni posso smaltire. Non so voi se avete notato, ma questo qua è l'unico mobiletto che non ho attaccato assieme agli altri, così possiamo traslarlo fuori e fare manutenzione. Infatti qui devo ancora attaccare il compressore e da questa parte mettere una prolunga. Arrivati a questo punto direi che è ora di fare il test finale per vedere se il lavoro da idraulico funziona davvero. Sarà stato bravo Danielino? Vediamo. Proviamo prima con il rubinettino di servizio. Vediamo se funziona. E prima di continuare ci tenevo a precisare che questa presa qui è completamente disattivata dato che è vicino all'acqua, infatti la spina non l'ho mai attaccata. Se trovo un coperchio per chiudere via tutto o un divisorio per bloccare l'acqua di là, allora la riattiviamo, ma fino ad allora è un po' pericolosa, lasciamola lì. Torniamo a noi. 3, 2, 1. Signori, il primo va molto bene. Bravo Danielino, un punto per te. Apriamo per il test numero 2 e 3, 2, 1. Mamma mia! Ciao raga! Secondo punto per Danielino. Dai, passiamo al prossimo. E per ultimo, lavabo principale. 3, 2, 1. 3 punti per il nostro Danielino. Molto, molto bene. E già che ci siamo, controlliamo anche se scarica. Prendiamo questa qui a caso. Tac. Apriamo il rubinettino e vediamo cosa succede. Tiriamo via questo. Vale! Ed infine abbiamo anche lo scarico funzionante. Molto molto bene. Adesso spegniamo perché l'acqua costa, signori. Ho poi preso la solita vernice nera e ho pitturato col pennellino tutto il lavoro che mi hanno fatto. Guardalo qua, tutto bello nero, come piace a noi, Sistemato poi in modo definitivo gli armadietti a destra, guardate che belli. E poi per non sprecare il resto della giornata sono andato a comprare i primi accessori e oggettistica varia per l'arredo finale dell'officina. Ad esempio prodotti per la pulizia, tergivetro, pulisci cerchi, 50 abremagì, rampe rosse, chiavi, cartelli eccetera eccetera. Ecco qua, grazie. E tutta quella roba qua che vedete sotto di me per un totale di 554 euro. Tutto pagato con la mia carta di debito di Trade Republic, eccola qua. Così ho un save back dell'1% ogni volta che faccio un acquisto. E poi attenzione, come sapete ormai 2-3 anni che utilizzo il conto di Trade Republic, perché tutti i soldi che ho lì, senza vincolarli, senza investirli, senza niente, completamente liquidi, mi generano il 2% lordo annuale. Ogni volta vi faccio vedere questa schermata qua di tutti i guadagni che ho avuto mensilmente. Sono guadagni reali, sono quelli che ho ricevuto io, accreditati automaticamente sul conto, e le tasse che dovete pagare sui soldi che vi arrivano le pagano direttamente loro per voi, perché è tutto sotto il regime amministrato. Ma questa cosa la sapete già perché la ripeto ogni video. Quello che vorrei dirvi adesso è che questo mese c'è una grossa novità che vi dà Trade Republic. C'è un regalo di Natale in anticipo. In pratica dal 1 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026, se inviti un tuo amico ad aprire un conto di Trade Republic puoi ricevere un bonus di 50 euro in azioni sia te che lui. Come funziona in modo semplice? In pratica se tu hai già un conto di Trade Republic, nell'app riceverai un link invita un amico che potrai distribuire a tutti i tuoi amici. Se invece il conto ancora non ce l'hai, ti lascio il link in descrizione per farlo. Una volta che hai inviato il link ai tuoi amici e loro hanno aperto il conto, ti basterà versare almeno 100 euro ed effettuare 3 investimenti entro 21 giorni. Se lo fa, entrambi riceverete il bonus di 50 euro in azioni. Bellissimo. Iniziare è veramente molto facile, raga. Scaricate l'app con il link in descrizione. Aprite il conto in 5 minuti e invitate più gente possibile. Parola del Mighi. Nel frattempo, raga, vi devo portare giù a vedere una modifica che ho fatto fare nel garage. Ho deciso di motorizzare tutti i portoni con telecomando. Venite giù che vi faccio vedere. Praticamente sono arrivati i ragazzi di Officine Lario, che sono gli stessi che mi hanno cambiato anche l'ultima Claire qualche video fa. Sono arrivati 8 del mattino, hanno parcheggiato giù, hanno preparato i loro banchetti, mi hanno spiegato un attimo cos'è che dovevano fare e hanno iniziato la lavorazione. Primissima cosa, davanti ad ogni Claire in lavorazione mi hanno steso un bel telo per non rovinare il pavimento che avevo appena costruito. Grazie raga. Poi hanno subito iniziato con la gommina in fondo alla Claire. Che cos'è la gommina in fondo alla Claire? È questa qui, raga, guardate, tutto questo profilo da cima a fondo attaccato piano piano e serve in caso di emergenza. Se la Claire, facciamo finta che non si ferma, tu sei rimasto sotto, è successo qualcosa, gamba contro la macchina, almeno non te la sfrisa. Dopo la gommina sono passati a mettermi il LED fuori, questo qua, colore
bianco con semplicemente 2 viti PAM sono entrati dentro e hanno fatto tutto il cablaggio interno. Non so se vedete, ma sopra qui hanno aggiunto una canalina di ferro dove all'interno passa appunto quel cavo lì dove c'è attaccato anche il LED. È per quello che da qua non si vede nessun filo. In totale erano in 3. Nel frattempo quello fuori preparava tutte le piastre che servono per i motori. Dopodiché hanno messo quei ganci là triangolari vicino alla carrucola per fissare i bracci che vanno al motore, uno di qui e uno di là. Motori tra l'altro molto molto belli, uno a destra e uno a sinistra, anche se è soltanto uno quello che comanda, poi lo vediamo. Una volta attaccati i motori, attenzione, hanno dovuto anche cambiare i pesi che ci sono all'interno di questa piastra, perché il peso del motore rende più pesante la Clair stessa, quindi ha bisogno di un contrappeso che la aiuta ad aprirsi e chiudersi. Vabbè, è un po' un casino, però l'hanno fatto. Tra l'altro, piccola parentesi, mi hanno anche detto che tutto il lavoro che ho fatto di verniciatura, sia fondo grigio che pittura nera, avrebbe pesato abbastanza da aggiungere mezzo chilo da una parte e mezzo chilo dall'altra. Cioè, effettivamente sembrava che si aprissero un po' male dopo che lo verniciate, vabbè. In ogni caso, hanno fatto poi tutte le prove per capire se funzionava, hanno collegato i bracci e i perni che hanno messo prima, collegamento elettrico finale, configurazioni varie, test di apertura e chiusura, e le porte, signori e signori, erano tutte quante completate. Ora vi faccio vedere come funziona. Devastante. Qua così mi hanno lasciato 5 telecomandi, uno per ogni apertura, e poi c'è il telecomandino bonus. Con questo qua, signori, posso aprirle tutte. Lo tengo io questo. Cioè, in realtà tengo anche tutti gli altri perché deve tenere. Praticamente per farle funzionare mi hanno attaccato queste 2 prese elettriche, una e una 2, che poi sistemerò quando arriverà l'elettricista e le farò agganciare sopra, ok? In ogni caso adesso proviamo con una prolunga. 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il telecomandino. Fammi andare qui così le vediamo tutte bene. L'ultima l'ho anche chiusa così si vede l'effetto. 3, 2, 1. Guardate che figata. Prima, seconda, terza e quarta. Ma di che cosa stiamo parlando, raga? Di che cosa cazzo stiamo parlando? Guarda che belle che sono. Sei incredibile. Poi quando si accendono c'è anche il faretto bianco che ti segnala. Su ogni porta c'è anche un tasto che ti permette di aprire e chiudere senza telecomando. Adesso però teniamola aperta. Poi bloccarla e riaprirla. Mamma mia. Mamma mia! E guardate da fuori, l'effetto è ancora più bello. Guardate. Guarda che cazzo è. Io veramente non ce la faccio. Non ce la faccio, è troppo bello. Non riesco. E poi attenzione, questo telecomandino qui tra un po' lo lancerò nel fiume. Sai perché? Perché l'idea sarebbe quella di azionarle tutte con comando vocale tramite Alexa. Ma questo lo vediamo dopo, quando arriva l'elettricista. Nel frattempo me le godo così. Ma Michele, se dovesse andare via la corrente, come fai poi ad aprire e chiudere? Molto semplice. Hanno messo lo sblocco interno al motore. Praticamente qua c'è un piccolo sportellino che tu sposti. Qua c'è una leva che tu basta che la giri e sblocchi il motore. Lo fai da una parte, lo fai dall'altra, apri e chiudi la Clair. Semplice così. Questo qua invece me l'hanno lasciato, posso anche chiudere per avere una sicurezza maggiore. Devo ricordarmi però di non azionarla mentre è aperto, sennò sfondo tutto. Basta, raga. Questo qua è il lavoro di Officine Dario. Grazie mille, raga. È stato bello. Ora però vedo una cosa bianca là vicino all'officina. Sarà ormai asciugata la vernice o no? Perfettissimo. Manca soltanto una piccola guaina qua per rifinire il tutto. E quindi guaina in 3, 2, 1. Perfetto. Vediamo cosa c'è. Attenzione, attenzione, sto ferro di cavallo potrebbe andare bene, signori. Abbiamo già finito. Ma che bellino che è. Ok, pannello attrezzato fatto. Ora, dietro di me non vedete una cosa un po' particolare? Quella parete là l'ho pitturata di nero, ma tutte le altre perché sono rimaste grigie. Partiamo anche con questi pilastri. E facciamo anche questi 2. Guarda qua, tutte belle nere, mamma mia. E mentre le pareti del garage asciugavano, per non perdere tempo ho chiamato l'elettricista per finire l'impianto dei portoni. Nel frattempo io sono andato al brico a comprare il resto delle cose che mancavano, tipo mensole da appendere al muro, prolunghe, tavolini, piedini, gambe, per un totale di 374 euro. E siamo solo all'inizio, fatemi scaricare. E guardate, là fuori dal cancello cosa c'è? Venite a vedere. Guardate il corriere cosa mi ho messo lì. Un bel pacco gigante. Questo qua, signori, dovrebbe essere un banano che va sull'angolo del garage per dargli un po' di verde. Portiamolo dentro. Nel frattempo, raga, andiamo giù a vedere in garage i lavori che ha combinato l'elettricista in questi giorni. Non so se vi ricordate, ma i 2 motori erano collegati con delle spine elettriche poste qua per terra. Me le ha inserite nella colonna, coperte con guaine, così col passare degli anni, anche se sfregano sul metallo, non succede nulla. E poi andiamo sopra a vedere. Tac, escono qua e si inseriscono in una cassettina posta sul muro dell'elettricità. Molto molto bene. Questa cosa chiaramente è fatta su questa colonna e anche sulla penultima.
dove appunto ci sono gli altri due motori. Guardate che bel lavoro che ha combinato, mamma mia. Proviamo ad aprire e vedere come funziona. 1, 2. E perfetto, come vedete non ci sono più cavi per terra, cose brutte da appiccicare qui, tutto bello pulito ed elegante, molto molto bene. Vediamo cos'altro ha fatto. Allora, portato sopra anche qui con una bella guaina un cavo elettrico dove ha collegato tutto, ok? E là in fondo vedo un'altra ciabatta. Anche da questa parte qui, esattamente, ha portato su il filo elettrico dalle cose che ci sono in basso, ha portato giù il filo per unirci alla linea e qui una bella ciabatta con dentro tutto. Mamma mia, perfetto. E come ultima cosa, vicino alla porta d'entrata, guardate, ha cambiato il tubicino, l'ha messo un pochino più piccolo così è uguale agli altri e qui ha messo una bella scatoletta con switch per controllare tutte e 4 le luci. Da parte anche qua un'altra canalina con lo stesso identico disegno che viene giù al centro della parete perché come vi ricordate qua in mezzo vorrei mettere una televisione. Vediamo se funzionano gli switch. Mamma mia, mamma mia, mamma mia e mamma mia signori, che carino! Tu arrivi giù dalla porta, chiudi, tac, tac, tac e tac. E accendi tutto. Ma la cosa bella è che l'elettricista su ogni singolo elemento che ha sistemato ha messo anche un modulo wifi controllabile a distanza con Alexa. Adesso vi faccio soltanto vedere una cosa, però poi a fine video vi faccio vedere la scena finale quanto è figa. Guardate che figata, eh? Alexa, chiudi garage 3. Ok. Alexa, chiudi garage 4. Ok. E va. Ma voi non avete neanche idea di quello che succederà nella scena finale, mamma mia. E scena finale a parte ho lanciato via il giubbotto per iniziare a pitturare di nero tutte le nuove canaline, quindi cartone dietro, vernice e in men che non si dica, in meno di mezz'oretta avevo già completato. Ok, perfetto, nell'attesa che si asciuga portiamo giù un televisore, la piastra ed iniziamo ad attaccare. Vediamo se funziona. I LED dietro sono andati. Ok, perfetto. E la televisione si è accesa. Mamma mia, signori. Ma guardate con l'effetto garage spento. Mamma mia, che figata. Adesso accendiamo tutto e portiamo giù il compressore. Ok, vediamo se funziona. Mamma, perfetto. 3 scatoloni interi di attrezzi da ABS macchine. Vediamo cosa c'è dentro. Madonna mia raga, guardate quanta roba che ci abbiamo. Madonna mia signori. Questi qua dovrebbero essere tutti i ganci per appendere gli utensili alla parete. Ok, guardate qua. Questo qua è il porta bombolette, porta cacciaviti, porta chiavi inglesi. Invece qua in fondo abbiamo tutti i gancini, porta il resto delle cose. Attacchiamoli. Mamma mia, mezz'ora per fare sta scena, eh? Le pareti verticali attrezzate a dovere ho collegato anche tutte le strisce a LED per un bagliore semi-arancione soffuso. Guardate che carino, signori. Tirato via il cartone sopra e riempito anche tutti i pensili con articoli di vario genere. Mamma mia, ma quanto è bello riempito adesso! Una valanga di prodotti sto prendendo per questa officina qua, raga, mi sta costando un occhio della testa. Tra l'altro qui ci sono le mascherine per terra, non va bene, che le Molteni non può fare le cose a casa. Attacchiamo questo gancino sul soffitto e appendiamolo. 1, 2, 3, 4, come un vero negozietto, ma che bello! E ora mi sembra che sopra sia un pochino troppo spoglio. Una bella piantina qua nell'angolo. Tac. Stando attenti a non coprire il sensore, allunghiamolo anche un po' di qui. Perfetto. Birillo piccolino per nascondere la presa, un paio di taniche di diluente dentro, una bella piantina verde, Alexa, latta Harley Davidson di portamonete dalla Mustang. Per riempire l'angolo ho poi preso un piccolo vasetto scuro e ho inserito un po' di gomma piuma ritagliata a dovere, dove ho poi incastrato 2 delle cadenti finte. Posizionato tutto sull'angolo con un filtro per l'aria davanti, così da mascherare la ciabatta con le prese. Cartello metallico in alto, ho poi sostituito la catenella che teneva la porta con un gancio in gomma, chiave a croce sopra il compressore e appendini per appendere la qualsiasi. Signore e signori, la prima parete era finalmente completata. Sono
stracontento di come sta venendo e questo è solamente il primo pezzo. Ora partiamo con la seconda parete della zona chill. Primissima cosa, tiriamo via tutto il cartone. Appena entri in garage, dato che non ci sono pompe di calore, direi di mettere un bel termometro. Guarda che bello che è. Signori, ci sono 9 gradi. Mamma mia che giro. Oltre al freddo, signori, potrebbe anche piovere. E dove li metti gli ombrelli quando entri? Dato che i portaombrelli classici mi facevano molto schifo, ho lasciato perdere e ho preso 2 portascopini per VC. Gli ho tolto la spazzola e affrancati al muro. Adesso sti 2 qua però non so cosa fare. Spazzoloni a parte, ho poi attaccato una mensola a fianco della TV con appoggiati sopra una bella auto d'epoca e contenitore di latta, salvadanaio targhetta con le regole dell'officina, porta telecomandi per non averli in mezzo alle palle, altra mensola sulla destra con abbellimenti vari, lampada sotto con una lampadona gigante e altri arredi generici per completare un po' il tutto. Raga, guardate che razza di figata. Che per adesso voi avete visto tutte le cose che io ho raccontato in questo voice over, ma in realtà in questi giorni avevo già riempito anche tutti gli armadietti sopra. Rotolone con cose di scorta, taniche per raccogliere l'acqua, frigo completamente pieno, termoformati in ogni cassetto pieni di attrezzi, guardate che figata, sia da questa parte che dall'altra, tutto bello pieno, mamma mia signora. Ma a parte quello, qualche giorno fa sono andato a recuperare un divano usato per spendere meno, trovato su Facebook Marketplace, molto bello, andiamo a prendere. Alexa, apri garage 1. Ok. La comodità, signore. Alexa, chiudi garage 1. Per l'area chill del garage ho pensato di prendere un divano a 3 posti 2,05 m denominato Chesterfield, che secondo la vecchia tradizione era il quarto conte appunto della città Chesterfield, che commissionò agli artigiani della zona un divano che permettesse di non sguarcire gli abiti quando ti sedevi. Braccioli e schienale alla stessa altezza, imbottitura profonda con bottoni, linee eleganti e formali. Da quel momento questo design di sofà è diventato veramente iconico in tutto il mondo e rappresenta pura eleganza per persone altolocate di elite, che non sono io. Mettiamolo a posto, dai. Sta qua si dà il caso che è un'officina, quindi il divano deve essere spostabile molto facilmente e non deve ingombrare la gente che lavora. Quindi io direi che in questa posizione è perfetta anche per quanto riguarda la televisione. Tappeto. Poi ho preso 2 gambe più vetro per costruirci un tavolino. Alexa, accendi TV. Mamma mia, guardalo lì dov'è. Perfetto. E si conclude, ragazzi, così la parte chill area. Dato che il garage è ancora lungo, ci vediamo tra una settimana con la scena finale. Preparatevi perché sarà devastante. Eccoci qua, raga. È passata circa una settimana dall'ultima clip che avete visto. All'interno di questi 4 portoni dietro di me ho finalmente completato il garage. Andiamo dentro a vedere com'è venuto. Questa qui che vedete è l'area chill, ma l'avevamo già vista nelle clip precedenti. Ora passiamo al resto del garage. Appena dopo l'area chill ho posizionato sulla parete 2 rampe per auto belle rosse fiammanti, hanno lo stacco sul grigio che abbiamo messo. Dopodiché ho posizionato una bella mensola con tutti i prodotti anti-ghiaccio e anche sotto ci sono degli accessori se la macchina va in panne. Appena dopo pulisci il parabrezza con anche corde da traino se rimani bloccato, e se proseguiamo troviamo dei misurini imbuti per vari liquidi. Nell'angolo, attenzione, un banano alto 2,30 m, guardate che bello che è, con vaso grigio contornato da sassi bianchi. Madonna che bello. Davanti a me invece vediamo un bel sollevatore per auto Michelin, chiamato anche Cric. Sopra punitori di cerchi belli rossi, guardate qua come sono soffici, targhette recuperate da Amazon, altra mensola con latte, piantine, carburatore dell'orto, caschi, questo qua è il mio personale, questi 2 qua invece li ho comprati solo per fare questa scena, uno vintage e uno da cross, mi manca la maschera, ho finito i soldi. Infine da questa parte qui lattone gigantesco di olio con piccola cisternina per benzina e un'altra targhetta Martini. Come vedete tutte le pareti sono state impegnate con qualcosa e anche la parte dell'Eclair hanno quel tocco in più, tipo estintori belli rossi accesi, portagomme anch'esso rosso, come vedete anche lui comprato su Amazon e là in fondo un altro piccolo estintore. Ora signori, la vera domanda è questa: può un garage di questa bellezza non avere delle auto all'altezza? Ho fatto anche la rima, signori, chiamatemi nuovo Sfera e basta, sono un trapper. Vediamo che macchina scegliere. Ho speso un sacco di soldi per fare questi pochi secondi che arrivano,
Partiamo dal basso, raga. Vediamo come sta la mia Audi car. Questa qua deve esserci per forza perché è la mia macchina principale. L'ho tenuta bella sporca, come potete vedere, perché io rimango umile, attenzione. Diciamo che questa qua non sta per niente male. Tutto bello, tutto carino, ma passiamo a qualcosa di più sportivo. Attenzione, Hyundai i30N Performance, con quel rosso qui che con lo sfondo marrone si accende tutto, marchiata con una marca di sigarette che non ha assolutamente sponsorizzato il video, ma sentiamo il rumorino che fa. Mamma mia, bene, molto bene. Tutto molto bello, ma troppo rumore forse? Proviamo qualcosa di elettrico. Tesla Model 3 blu scuro, silenziosissima, completamente elettrica. Anche lei, devo dire, fa il suo bel figurino. Mamma. Il colore mi piace, ma voglio sentire ancora un po' di rumore. Attenzione, attenzione, BMW M2 G87 con kit da 12.000 euro M Performance. Devo dire che sta molto bene. Vieni Torquatino, ma è possibile sentire il rumorino che fa questa bella macchina? Occhio che sfonda i muri. Stesso rumore ma più elegante. Spegni. Mamma mia, attenzione! Porschettino GT4. Questa qua ci sta molto bene. L'eleganza ci sta. Il colorino non mi dispiace, però proviamo qualcosa di un pochino più grosso. Signori, Mercedes G63 AMG, guardate che razza di bolide ho portato dentro. Mamma mia! Guarda come riempie bene lo spazio. Guardalo qua com'è. Devastante, guardalo. Questo qua sta proprio bene. Qui è quasi attaccato, Guarda, abbiamo sfiorato la mensola, guarda qui. Mamma mia. Però manca ancora qualcosina, secondo me. Dai, garage ha le tonalità un pochino scure. Diamogli un po' di colore. Lamborghini Huracan Tecnica. Mamma mia, signore. Questa qua ci ha messo un quarto d'ora a portarla giù, C'avevo troppa paura. Guardate qua che bolide abbiamo portato stavolta. Che dite? Forse è quello che sta meglio di tutti. Tutto noleggio, Allora, per entrare devi scendere in cantina. Raga, si sente? E con questo ultimo giocattolone da 200-300.000 euro arriviamo finalmente alla scena finale. Chiudiamo tutti i garage e guardate che macchina ho scelto e come si accende l'officina di Michele Molteni. Alexa, papà è arrivato. Mamma mia! Niente a dire, mamma mia! Non so se avete visto, ma i garage si sono aperti non simultaneamente, ma uno dopo l'altro con un ritardo di 5 secondi calcolato apposta. E ogni volta che si aprivano a creare si accendeva una luce devastante, raga. Guardate qua, il garage più bello d'Italia, guarda qui. Nella prima posizione ho parcheggiato ovviamente il giocattolone costoso Lamborghini Huracan Tecnica. Seconda posizione busterello da sistemare. Terza posizione Audi Carro. E come ultimo mezzo il bolide gigantesco G63 sotto l'hotel. No, sotto il capannone, signori, il mio. E quindi niente, raga, questa serie qua è finalmente completata. Benvenuti nel garage di Michele Molteni. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi è o non è il più bello d'Italia. Io nel frattempo vado a farmi un giro con Lamborghini.